Ciao a tutti, benvenuti su Mintitaro. Oggi voglio presentarvi questo nuovo mazzo che mi sono appena comprata, che si chiama Il vostro destino. È della casa editrice Masenghini, casa editrice italiana, e viene con questa scatolina molto leggera che è molto carino. Sono carte piccole, di buona fabbricazione, nel senso che si mescolano bene, sono flessibili ma non fragili, e sono molto piccole. Tant'è vero che io le posso mettere in una mano e ho le mani di solito molto piccole, vedete quanto, più o meno come il palmo di una mano, più o meno sono più piccole dei tarocchi. E sono delle sibille fondamentalmente queste carte. Quindi hanno un numero di 52 carte perché riprendono la numerologia delle carte da gioco francesi, quindi da 1 a 10, più fante, donna e re per ogni seme, e i semi sono 4 come le carte da gioco francesi, quindi cuori, fiori, picche e quadri. Il mazzo non viene con la spiegazione delle carte, bensì con questo semplice fogliettino che dà semplicemente la spiegazione generica di come leggerle, cioè due giochi, due stese, e semplicemente indica che le carte di cuori solitamente indicano felicità e fortuna in amore, i fiori fortuna in generale, i quadri piccoli problemi, ritardi, le picche insuccesso, difficoltà, eccetera. E precisa comunque che i significati della singola carta vanno inquadrati nella stesa, quindi vengono modificate dalle carte accanto. Adesso ve le mostro una per una. Per avere i significati potete guardare online, perché ho visto che ci sono dei blog, dei siti che danno i significati per ciascuna carta, però devo dire che sono significati un po', come dire, generici, anche perché le carte, come vedrete, sono abbastanza chiare di per sé, sia nella figura che nel nome, quindi in teoria non hanno bisogno di un grande background, sono ancora più intuitive rispetto alla vera Sibilla italiana, per esempio. Dunque, adesso ve le mostro una per una, mettiamo questo come supporto e iniziamo con le carte di fiori. Questa è l'asso, vittoria, questo è il 2, buona fede. Vedete che ci sono dei disegnini molto carini, abbastanza chiari, quindi come dicevo le carte di fiori indicano in generale successo e buona fortuna, e sono in parte simili alla vera Sibilla italiana, però in realtà i significati, cioè i nomi, i soggetti delle singole carte non sono corrispondenti a quelli della vera Sibilla, quindi sono diversi. Alcuni sono gli stessi, ma proprio diciamo direi un 5%, per il resto sono tutte originali rispetto alla vera Sibilla italiana. Però appunto vanno, secondo me, possono essere utilizzate come la vera Sibilla italiana, quindi con le varie stesse che solitamente si usano per le sibille. E sono molto carine, molto semplici, e hanno la stessa funzione, ovvero di scoprire un po' il quotidiano, i fatti, diciamo, che ci circondano, le vicissitudini,
diciamo, il mondo esterno, non sono introspettive, ecco, perché i sentimenti descritti dalle carte sono abbastanza semplici. Queste iniziamo già col picche. Che sono un po' più buie, diciamo. Questa si chiama tristezza, impossibilità, rottura, quindi insomma sono decisamente più funeree quelle di picche, però d'altra parte esistono anche questi lati bui nella nostra vita e comunque vanno appunto inquadrate nella stessa in generale. Questo è il fante, quindi ogni seme ha tre persone, questo è il nemico, questo è il lutto, quindi non sono proprio sempre personaggi in carne ed ossa, e questo è l'uomo di legge. E adesso ci sono i quadri, l'asso, che sono la parte anche più economica come significati. Infatti l'asso è il denaro, contratto d'affari, e come dicevo i denari indicano appunto diciamo vicissitudini relative soprattutto alla parte economica, però anche in generale contrattempi, ritardi, piccoli problemi, ecco. Sicuramente non hanno una valenza così forte come quelle delle carte di picche. Questo è l'8. Non c'è alcuna corrispondenza fra i numeri e il significato, quindi non c'è una valenza numerologica vera e propria. Questo è il fante, che in questo caso è proprio un uomo. Poi abbiamo la donna, che chissà perché è legata all'insincerità, e poi abbiamo il re di denari. E adesso dovremmo avere l'ultimo seme che è cuori, quindi questo è l'asso di cuori che è il trionfo. A differenza della sibilla vera italiana non ha i numeri dell'8, che è un peccato perché li trovo molto graziosi, però appunto ogni carta ha la sua corrispondente carta da gioco al lato. E quindi sì, potete trovare significati in vari blog online, però vi dico, secondo me basta che fate le stesse quotidiane, cercate di capire tramite il vostro intuito e tramite il riscontro oggettivo di quello che vi capita durante il giorno, di trovare una corrispondenza fra gli eventi e il significato della carta, perché sono abbastanza semplici come significati. E anche i significati che ho trovato online sono abbastanza generici, che valgono un po' per tutte le carte, insomma. Questo è il 10, cuori. Poi abbiamo il fante, che è l'innamorato, la donna, che è l'innamorata. Magari quando appunto fate quesiti d'amore, questi possono essere la consultante o il consultante e la persona importante per loro, e questo poi è il re di cuori, che è il marito. Bene, io sono molto contenta di questo acquisto, lo trovo molto, molto interessante, secondo me anche rispondono bene.
Ovviamente appunto non sono da utilizzare tanto per questioni di tipo introspettivo, però appunto per capire un po' come si evolve la situazione in cui vi state muovendo, secondo me sono molto utili e molto affidabili. Cercate comunque di come dire, smussare i significati di queste carte in base alle carte accanto, perché appunto quando c'è la carta l'asso di picche che parla di dolore, ecco, adesso dipende dal contesto della domanda, non credo che sia un dolore sempre così eccessivo come queste carte appunto esprimono dei sentimenti molto forti, ecco, che vanno un po' smussati, appunto, perché altrimenti non, si vivrebbe in una specie di dramma ottocentesco, dalle tinte molto forti, tutti i giorni, ecco. Bene, spero che questo video vi sia piaciuto, in caso vi invito a mettere il like, a iscrivervi al canale se non l'avete già fatto e soprattutto attivare la campanella in modo da non perdere i prossimi video. E noi ci vediamo presto, ciao!